Tre motivi per cui la differenza d'età in una coppia può essere positiva o negativa. E se stai guardando questo video ho idea che sia un interesse un pochino particolare. Io ho avuto qualcosa con una netta differenza di età, 4 anni e mezzo di convivenza, 15 anni in più lui e qualcosa d'altro un pochino più all'ero con 17 in meno. Le tre cose da guardare quando c'è una forte differenza d'età è da dove si parte, la situazione attuale, dove si va e cosa abbiamo intorno. Da dove si parte? Nel momento in cui siamo. La differenza d'età può portare sicuramente una varietà di prospettive, di conoscenze e di confronto. Se si è persone intelligenti e molto dialettiche, sicuramente una forte differenza d'età può portare a stimoli e equilibri divertenti, carini, propositivi. Di contro, come ben sappiamo, la differenza d'età porta di solito un divario di interessi che, ripeto, anche qui può essere positivo o negativo, non necessariamente, perché ognuno porta nella coppia quello che ha e lo fa diventare un valore comune. Può diventare chiaramente negativo se di contro questo divario di interessi inficia talmente tanto da non lasciare agio alla coppia di passare tempo assieme piuttosto che di confrontarsi. E soprattutto questi interessi devono, come dicevo, essere parte armonica della coppia. In una coppia con la stessa età è più facile avere appunto un background comune e quindi chiaramente si ride, si scherza di, non lo so, i cartoni animati che si guardavano da ragazzini, le grandi compagnie degli anni '80, piuttosto che per qualcuno un pochino più giovane altre cose. Anche l'aspetto fisico va calibrato. In una coppia con una forte differenza d'età, chiaramente uno dei due rischia di essere fisicamente più vivace, rischia di essere con una propria energia differente. Qui fa un pochino anche il carattere, ma rendiamoci conto che anche una netta differenza d'età, ad esempio sull'uscire, sugli orari, su un certo tipo di viaggio o di esperienza, potrebbe marcare assolutamente. E il dove si va? Il dove si va è il punto cruciale di tutte le coppie con una forte differenza d'età. La mia è finita per quello, dopo appunto 4 anni e mezzo di convivenza, perché lui aveva già 2 figli da un precedente matrimonio che all'epoca avevano sui 15 anni, io ne avevo 30 e un desiderio chiaramente di una famiglia un pochino più mia, non che i figli dell'altra persona non possano esserlo, capiamoci, ma insomma è chiaro quello che è successo. Il dove si va a seconda delle età si hanno priorità differenti e questo in una armonia di coppia molto molto forte può essere uno stimolo di crescita incredibile. In una coppia che tra virgolette per n motivi non ce la fa è uno dei motivi principi della rottura, perché in alcuni momenti della vita uno rispetto all'altro alcune cose le ha già fatte e non ha voglia, non ha intenzione, non ha piacere di rifarle, ma non perché è contro l'altra persona, ma proprio per un naturale svolgimento della vita. Quindi teniamo sempre, sempre, sempre conto di quello che vogliamo armonicamente con la persona che abbiamo davanti. Chi abbiamo intorno? Questa è una cosa che di solito nell'innamoramento non si valuta, ma quando una relazione diventa un po' più stabile, non solo scegliamo l'altra persona, scegliamo tutto quello che c'è intorno all'altra persona e ricordiamoci che oggi, nonostante tutto, il senso di giudizio nei confronti di una coppia con una netta differenza di età è ancora abbastanza vivo.
indipendentemente se l'uomo è più adulto o la donna. In Italia noto che una donna nettamente più adulta rispetto a un uomo ancora un pochino fa sollevare il sopracciglio. L'avere intorno persone non armoniche, che non accettano noi e l'altra persona come coppia, può diventare difficoltoso, può diventare un peso e una tristezza. A me è successo e quindi questo video è proprio frutto di un'esperienza personale. È successo perché io ho sempre messo meno della mia età e la persona con cui stavo aveva un'aria un po' seriotta effettivamente, quindi il divario di 15 anni sembrava quasi anche di più, sembrava una ventina e vi parlo di parecchi anni fa, in un ambiente un pochino più chiuso e rigido di questo, è stato uno dei, non dei motivi che ci ha allontanato, perché questo non posso dire, però per me è stato un motivo di sofferenza forte. E poi banalmente quando ci si lascia c'è tutta la trafila di persone che poi ti vengono a dire no ma guarda ma io in realtà vi vedevo bene assieme. Ciao, dirmelo al momento magari avrebbe anche fatto piacere, ho dato un aiuto. Quindi quando incontrate una persona che ha un'età molto molto differente dalla vostra, il consiglio è, se vi piace, vivete la storia, vivetela fino in fondo, perché è sicuramente uno scambio e può veramente diventare la storia importante della vostra vita. Di contro, se sentite qualcosa di disarmonico, se è qualcosa di disarmonico nel momento in cui siete con la persona con cui state, parlatene tanto, tanto, tanto. Non girate sull'argomento, ok? Quindi che non diventi un loop, ma parlatene. E soprattutto con delicatezza, questo lo sapete in qualunque coppia, su quello che vorreste. Non fate i ginnici su cose per voi importanti, perché non serve a niente. Non andate a mazza ferrata, c'è modo e modo di dire le cose, c'è anche quell'attimo di tempo, e per ognuno è personale, di aspettare che l'altra persona comprenda, capisca, diventi armonica con noi. Se poi proprio le cose non vanno, sarà una sofferenza, perché ecco, in questi casi si sente molto il senso di fallimento e tante volte non per la differenza stessa d'età, ma proprio per la differenza di prospettive, e questo in qualunque coppia. Se vi è piaciuto il video e avete la vostra esperienza da condividere, ci fa veramente piacere, scrivetela nei commenti, di modo che sia un po' patrimonio di tutto il canale, e per questo, se avete piacere, iscrivetevi per essere parte di questa cosa carina che cresce, e mi raccomando, la campanella è un avviso poco invasivo per sapere quali saranno le prossime cose che faremo qui tutti assieme. Grazie, un abbraccio.